Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vincenzo di Black Squirrel Paracord Italia e questo è il bracciale che andremo a realizzare oggi. Anche se per alcuni versi potrebbe ricordare il bracciale del tutorial 22, che come al solito vi lascio qui sopra, vi assicuro che è totalmente differente sia per quanto riguarda la realizzazione che per quanto riguarda lo spessore del bracciale. Questo infatti è più sottile e a parer mio più indossabile giornalmente. Prima di iniziare con il tutorial avrei un piccolo pensiero da condividere con voi. Da quando ho aperto il canale su TikTok e sul quale condivido fondamentalmente dei brevi video in ASMR, quindi senza parlare, questo account sta avendo una crescita assurda. A proposito, se volete andare a dare un'occhiata vi lascio il link in descrizione. Inizialmente il mio obiettivo era abbastanza semplice: creare questi mini trailer da condividere su TikTok che poi rimandassero al canale YouTube. Ma il problema tra virgolette è che, essendo che non parlo in questi brevi video, vengono visualizzati veramente da qualsiasi parte nel mondo e di conseguenza mi ritrovo sti poveracci che arrivano qui su YouTube e trovano sto tizio che parla italiano e ovviamente non capiscono una mazza di quello che sto dicendo. Allora ho pensato, perché non aprire un secondo canale qui su YouTube e condividere solo ed esclusivamente contenuti ASMR, quindi nei quali non parlo, e ogni video sottotitolarlo con lingue più diffuse. Boh, la butto lì, non è una cosa che di certo farò domani mattina, però ditemi voi nei commenti che ne pensate e se potrebbe essere una cosa interessante. Fatta questa riflessione, vi ricordo che tutto quello che utilizzo nei miei tutorial lo trovate su paracorditalia.com e detto questo iniziamo con la realizzazione del bracciale. Come al solito qui troviamo tutto l'occorrente per la realizzazione di questo bracciale. Come i più esperti di voi avranno potuto notare, è una variante dell'intreccio Cobra e quindi questo lavoro di zig zag lo possiamo tranquillamente andare a fare sia sul modello standard, quello che noi chiamiamo classic, il big classic e il king cobra. Ovviamente vi lascio qui sotto in descrizione i tutorial di questi tre bracciali. Cosa molto importante, questo è un altro di quei tutorial nel quale noi andiamo ad utilizzare tutti quegli spezzoni di paracord che spesso rimangono e non sappiamo che farne. Infatti la parte in zig zag va fatta con 60, 70, 80 cm di paracord in base ovviamente alla circonferenza del nostro polso. Quindi ovviamente diventa un buon modo per andare a recuperare tutto quel paracord che spesso mettiamo da parte. Cosa importante, va tolta la parte interna, quindi i 7 filamenti di colore bianco, e bruciamo le due estremità appiattendole. Utilizzeremo la fibbia più piccola, quindi quella che va su questo lato qui del telaio, e per quanto riguarda la tolleranza e i metri di paracord lascio come al solito tutto in descrizione. Per tutti coloro che stanno vedendo per la prima volta uno dei miei tutorial e non sanno quindi che cos'è la tolleranza, vi rimando a questo video qui sopra che è molto importante se volete iniziare a realizzare dei bracciali in paracord, dove spiego sia che cos'è la tolleranza sia come va impostata sul telaio. Detto questo ci mettiamo comodi e iniziamo con la realizzazione. Come detto poc'anzi, si tratta di un intreccio Cobra, quindi pigliamo il paracord per il colore di base e come al solito lo inseriamo nella fibbia sottostante dal basso verso di noi. Dopodiché facciamo passare tutto dentro l'occhiello e portiamo le due estremità verso l'alto e le passiamo all'interno della fibbia dall'alto verso il basso. Se ve lo stavate chiedendo, il colore che sto utilizzando per questo bracciale è il 63 della nostra tabella colori, il Blue Snake, e la Nay Gold colore 38 della nostra tabella colori. Allora, partiamo dal classico nodo Cobra, quindi prendiamo la parte sinistra di paracord e la facciamo passare sopra in questo modo, quella di destra la facciamo passare sopra, sotto le due centrali e qui dentro. A questo punto pigliamo il secondo colore e lo facciamo passare in questo modo: 1, 2 e 3, quindi da destra verso sinistra. A questo punto tiriamo per bene le due estremità, blocchiamo col dito sotto e stringiamo le due parti di blu, ovviamente senza fare sfilare l'altro colore. Tiriamo e tiriamo pure questo. Ok, a questo punto prendiamo il filo di destra, che come ben sapete è sempre questo qui che sta sopra e che quindi dovrà continuare per tutto il bracciale a rimanere sopra, e quindi facciamo 1, 2, 3 e 4.
A questo punto, prima di stringere il nodo, prendiamo questo colore qui, facciamo questo movimento, facendolo passare qui dentro. Stringiamo e tiriamo. Arrivati qui, la corda superiore adesso è a sinistra, quindi la rimettiamo sopra. 1, 2 e 3. Prendiamo questa qui e la facciamo passare qui dentro. Quando andiamo a stringere i nodi, guardate, non dobbiamo assolutamente, vedete cosa sta succedendo qui? Si sta accavallando, cioè si sta piegando su se stesso. Questa cosa non deve accadere, quindi torniamo indietro, ecco, accompagniamo in questo modo e tiriamo. Dopodiché tiriamo così e come vedete, cioè, si andrà ad inserire in questo modo. Quindi non dobbiamo farlo accavallare su se stesso e soprattutto non dobbiamo farlo girare in questo senso qui, ma sempre in questo senso. Ok, così. Spero di essere stato comprensibile. Ok, tiriamo e continuiamo. Adesso questo qui a destra, quindi lo riportiamo sopra. 2, 3, 4. Accompagniamo quindi di nuovo questa parte di paracord, facciamo questo movimento e lo facciamo passare qui dentro. Stringiamo e tiriamo. Rifacciamo il nodo. 1, 2, 3. Questo farà questo movimento qui. Va bene ragazzi, e questo è quello che andremo a fare fino alla fine del nostro bracciale. Ok, a questo punto eccoci che siamo arrivati all'ultimo nodo. Adesso lo tiriamo giù dal telaio e andiamo a tagliare e bruciare le parti in eccesso. Ragazzi, scusatemi, ma pensavo la telecamera fosse accesa e ho tagliato l'estremità senza farvelo vedere nel video. Comunque è abbastanza semplice, andremo a tagliare le due estremità come faccio di solito negli altri video, quindi 1 e 2, va bruciata, 1 e 2. Entrambe le estremità possono essere tranquillamente non pigiate come vi ho spiegato in più e più video, quindi basterà lasciarle così e fare in modo che si saldi col paracord attorno. Poi va tagliata anche questa estremità, che è la parte iniziale del paracord Honey Gold, quindi come vedete, ecco qua. Ho tagliato questa estremità, l'ho bruciata, questa parte qui l'ho schiacciata con la paletta e questo è quanto. Bracciale pronto, eccolo qua. Lo andiamo ad indossare. Ed ecco qui. Va bene ragazzi, anche questo tutorial finisce qui, spero che il bracciale vi sia piaciuto. Come al solito vi sarei enormemente grato se lasciaste sia un commento che un like al video, in modo da far crescere il canale, a voi costa zero e per me è veramente importante. E per il resto ci vediamo come al solito la settimana prossima. Ciao, ciao 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 ciao.